Ciao da Heavy Metal Eleven. Oggi ospitiamo una nostra vecchia conoscenza che vira su una traiettoria un filo meno brillante rispetto al passato, ma di sicuro rabbioso intrattenimento. Nel passato di Heavy Metal Eleven c'era già capitato di occuparci dei veneziani in Membrance. Circa un anno fa li avevamo visti dal vivo in supporto agli Implore in provincia di Como. Se ti interessa trovi il report al link qui in alto. Tuttavia non era la prima volta che venivamo a contatto con loro. Era l'inizio del 2020 quando sulla vecchia webzine ci occupavamo del loro secondo album Morality's Collapse, uscito l'anno prima. Un lavoro molto divertente col suo death and roll ignorante e poco serioso. Era proprio quel che ci aspettavamo quando abbiamo accettato di recensire il seguito, Undead Island, un album che però, per i Members, rappresenta una svolta. Intendiamoci, non è una virata così netta. In questo terzo album, uscito lo scorso 23 giugno, i veneziani non si sono certo messi a fare power metal melodico. Sempre di death metal parliamo, ma stavolta l'anima roll è meno forte, seppur ancora presente. Quello di Undead Island è uno spirito che, per stessa ammissione della band, punta più sulla rabbia, sull'aggressività, sulla potenza. Lo fa, per esempio, col suono che rispetto a Morality's Collapse è stato ben studiato per avvicinarsi al death metal svedese più classico e risulta, tra l'altro, pulito e bello potente. Ma non mancano momenti più melodici, funzionali all'oscurità del tutto, come non mancano quelli di ironia che guardano al predecessore. Questo cambiamento si può sentire già nell'opener Zombie Massacre, che alterna parti più leggere e divertenti ad altre invece molto pestate e feroci, ma evidenzia anche un leggero scollamento tra le due anime. Non succede troppo spesso per fortuna, ma a tratti Undead Island sembra quasi perdere la direzione, come se la band non sapesse se rimanere ancorata al passato o spingere sulle intenzioni presenti con più forza. È il principale difetto del disco, insieme a una scaletta in stile montagne russe, con picchi ricordabili, ma anche brani più anonimi, che si lasciano ricordare poco e a tratti risultano anche banali. Per fortuna il fatto che i primi siano numerosi a sufficienza risolleva molto le sorti dell'album. Potremmo citare Marubio, cantato in veneziano, alternato dai Membrance con l'inglese lungo tutto l'album. È breve ma violentissimo, fino a diventare allucinante quando si aprono momenti quasi black metal. Oppure c'è Riva de Biasio, forse il pezzo che ricorda di più Morality's Collapse, ma senza lasciare da parte qualche tocco sperimentale a tratti. I veri picchi però sono Spirar nel Caigo, Sepolto in Velma e The Shore Scramble. La prima si rivela all'inizio potentissima, apocalittica tra accelerazioni e momenti più lenti, ma folli per densità, il tutto corredato da Davide Lazzarini che alterna growl e scream. Ma anche quando si calma, per modo di dire, a livello di oscurità ha molto da dare, grazie ad alcune belle melodie. La seconda invece è quadrata, solida per gran parte del tempo, con qualche rara apertura melodica, però ben integrata e anche rallentamenti, quasi sludge per nichilismo. Ma a colpire di più è l'ultima. Posta in chiusura non lascia da parte la malvagità, ma si pone anche divertente al massimo. Death and roll al meglio delle sue possibilità per una chiusura col bombo. Anche grazie a qualche esperimento, con inserti di tastiera e melodie di chitarra che a volte rasentano il melodie, Undead Island si rivela un album molto buono, anche più personale del predecessore. Di sicuro il talento dei Membrance si esprime bene anche qui, seppur in una versione meno brillante rispetto a Morality's Collapse. Difficile dire se sia colpa del cambio di rotta ancora da mettere a punto o di un'ispirazione di poco inferiore, e in fondo neanche importa. Seppur meno valide rispetto al passato dei Veneti, parliamo pur sempre di un album di livello sostanzioso e godibile. Sa intrattenere e bene, nella maniera oscura e potente tipica del death metal. In fondo, se ti piace il genere, cos'altro puoi desiderare? Voto di Heavy Metal Eleven 81 su 100. Per oggi è tutto, ti è piaciuta la recensione? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere il like e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine vieni a trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!